Parlo ovviamente della Harley Benton, non mi ricordo il modello, si chiama proprio così. Ciao chitarristi, vi ricordate la Explorer storica di James Hetfield? E cosa mi dite della nuova Greenie di Kirk Hammett? E se vi dicessi che esistono delle alternative economiche per tutti? Eh sì, come spesso capita siamo in casa Harley Benton, ma questa volta c'è un salto di qualità notevole rispetto ai modelli base, senza però intaccare troppo il prezzo. Seguitemi nel video, lasciate like, iscrivetevi, poi fatemi sapere nei commenti se vi piace di più James o Kirk. La prima chitarra che vediamo è la replica economica della ESP MX 220 del 1987. Chitarra iconica che James Hetfield ha utilizzato per la prima volta tra il tour di Master of Puppets e quello di And Justice for All. Si parla degli anni appunto tra l'87 e l'88, subito dopo Master of Puppets e poco prima di And Justice for All. In generale le chitarre di questo stile sono spesso associate a James come chitarrista, perché tante volte lo si vede usare chitarre stile Explorer oppure stile V, di casa Gibson oppure ESP, faceva quasi rima. Ovviamente ha sempre usato anche modelli in stile Les Paul, tipo l'Iron Cross che abbiamo visto qui sul canale svariate volte. E di recente tra l'altro ESP ha fatto la sua signature in stile Explorer con la Snakebite, in stile V con la Vultures e in stile Les Paul con la Iron Cross appunto. Ci sono anche le versioni diciamo economiche, LTD, che comunque sono chitarre sopra i 1000 euro, per cui economiche sì, ma mica tanto. Ovviamente ci sono i modelli standard che si rifanno a quelli e costano sicuramente meno, ma non sono realmente economiche, mentre la chitarra che vi faccio vedere oggi di casa Harley Benton è veramente accessibile a tutti. Come vi dicevo, c'è un grande salto di qualità tra questa Harley Benton e il suo modello base, ma ci arriviamo. Parlo ovviamente della Harley Benton EX84 e le caratteristiche di questa chitarra sono veramente ottime perché monta corpo e manico in mogano e la tastiera in ebano, quindi a livello di legni ci siamo. Ma in più ci sono un po' di accortezze e il vero salto di qualità con i pick-up. Il profilo del manico è lo slim tape a forma C, che è il mio preferito, infatti mi ci trovo veramente bene. L'unica cosa strana è che manca un pezzo di chitarra in questa parte, quindi da seduti sotto al braccio c'è un po' da abituarsi mentre si suona, mentre da in piedi con la tracolla è comodissima da subito. Una cosa che contribuisce a renderla veramente comoda è lo spessore del manico, che è variabile, infatti è 22,5 mm al primo tasto e 25 mm intorno al 12°. In questo modo ci permette di andare sulle note gravi, sui primi tasti in maniera più facile, e la stessa cosa ce la consente anche con i tasti sulle corde sottili nelle zone più alte del manico. I tasti sono 22 extra jumbo sulla scala da 24,75, classica Gibson style, e il radius è da 12 e quindi è abbastanza piatto. Piccola chicca, il capotasto in Graphtec che aiuta tantissimo a mantenere l'accordatura della chitarra insieme alle meccaniche che tengono veramente bene. Ma il vero salto di qualità su questa chitarra è sui pick-up. Infatti su una chitarra da meno di 400 euro abbiamo due EMG originali che sono gli stessi che LTD monta sulla Eclipse, la EC1000, che abbiamo anche quella già vista sul canale tante volte, vi lascio il video qui sopra. Quella è una chitarra che costa 1000 euro. Qui abbiamo un EMG 81 al ponte e un 60 al manico, che uniti al tipo di chitarra urla solo una parola: metallica. Non a caso questa è la chitarra numero 2 nella classifica vendite di Thomann di sempre tra le chitarre metal. Costruzione impeccabile, veramente, per il prezzo i tasti sono lucidi, perfetti, non friggono, non sono ruvidi, non ci sono imperfezioni ed è una chitarra Harley Benton di base con già un upgrade di pick-up fatto, mica roba da niente. Se proprio uno volesse spenderci altri 2 soldi, al massimo cambia le meccaniche. Dicevo che ha un salto di qualità rispetto al modello base perché esiste anche il modello senza EMG, praticamente la stessa chitarra ma con dei pick-up un pochino più, tra virgolette, scarsi. Secondo me per il prezzo questa è spaziale.
Per quanto riguarda Kirk, invece, andiamo su un modello Les Paul, tra tutti quelli che ha suonato, perché voglio parlarvi di una chitarra storica che è in suo possesso e che ora anche noi possiamo avere, più o meno, per una cifra decisamente più accessibile. La chitarra è la famosa Gibson Les Paul conosciuta come Greenie, ed è veramente una chitarra storica che almeno una volta nella vita tutte le persone nel mondo avranno sentito suonare. È una Gibson Les Paul standard datata 1959, originariamente appartenuta a Peter Green, chitarrista dei Fleetwood Mac. Poi passata di mano a Gary Moore, quindi scusate se è poco, e come ultimo proprietario è finita nelle mani di Kirk Hammett, che invece di metterla in un quadro appesa in salotto sopra il divano ha deciso di portarla in giro per il mondo. Approccio completamente diverso rispetto a quello di James Hetfield. Nel suo caso la chitarra storica a cui si ispira l'Harley Benton del video di oggi la usa solo e soltanto in studio, ci è troppo affezionato per rischiare che possa accadergli qualcosa in tutti i viaggi e spostamenti per il mondo. Questa Gibson Les Paul è decisamente storica ed è stata anche un modello unico fino a poco tempo fa, momento in cui Gibson ha deciso di fare una versione custom shop alla portata di tutti dalla modica cifra di $20.000. Ma ovviamente Gibson ha voluto renderla disponibile anche al pubblico di poveri e ha fatto anche il modello standard da soli €3.500. Cosa fai? Non la metti sul mercato? L'unica cosa simile che questo modello standard ha con la chitarra vera Greenie è solo un po' il colore, il pick up al manico che è girato al contrario e i potenziometri che sono a coppie diverse. Tutte le macchie di consumato tipiche di quella chitarra che sono state trasportate anche sul modello custom shop sulla standard non esistono, cioè alla fine è una Les Paul standard. Di recente però è saltata fuori in giro per il web una conferma che Epiphone sta producendo la stessa chitarra, quindi aspettiamoci un modello a budget ancora più contenuto, ma essendo comunque un modello signature che probabilmente porterà anche il nome di custom, se Epiphone la porta sul mercato mi aspetterei comunque una cifra tra i 900 e 1.000 euro, se proprio ci va bene poco meno, che pertanto così uno dice vabbè mi prendo direttamente la Gibson. Io ho trovato la chitarra economica perfetta che si ispira anche a questa leggendaria Les Paul, che è la Harley Benton SC 550 Plus o Plus. Mi avete insultato perché ho detto Plus, poi mi insultate perché dico Plus. Comunque non vado oltre con il nome perché sennò vi spoilerò che cosa ha di bello e speciale questa chitarra. Esteticamente ricorda molto la Les Paul standard che ora appartiene a Kirk Hammett, ma ricorda tantissimo anche la Amber Burst di Slash che abbiamo provato qui sul canale un bel po' di tempo fa. Il video è qui sopra se volete recuperarlo. Ora, il budget è quello che è, per cui qualche compromesso va trovato. Il corpo è in Okume, il top è in acero riccio AA, tipo le pile. Il manico è ignato e la tastiera è in Jatoba Roasted, quindi è proprio un mix di legni tutti insieme. Si rifà ai modelli 59 o comunque primi anni 60, infatti il manico è uno shape slim 60s e lo spessore al primo tasto è di 20,5 mm, mentre al 12° tasto di 22,5, come l'altra chitarra, anche questa ha lo spessore del manico che cambia. Il compromesso è sui legni se proprio vogliamo vedere, ma se serve ad avere quelle migliorie che ci sono, poi con il manico con lo spessore variabile, il capotasto in grafite, le meccaniche autobloccanti e soprattutto i pick-up che adesso vediamo, diciamo che è un compromesso che almeno io accetto volentieri. I pick-up infatti, anche se esteticamente possono sembrare tipo i Seymour Duncan Slash Alnico 2, quelli zebrati, in realtà sono degli EMG Retroactive Fat Alnico 5, quindi sono dei pick-up che spingono di brutto. Questo è uno dei motivi per cui questa chitarra con questa estetica, con questi pick-up, secondo me è perfetta per imitare la Greenie di Kirk Hammett. Ora, questa non è dichiaratamente la chitarra di Kirk Hammett sul sito di Thomann, ma per i motivi che vi ho detto, secondo me è perfetta. Comunque in generale le SC550 di tutti i modelli sono forse tra i migliori modelli Les Paul Classic Style che potete trovare nel catalogo Harley Benton. Se parliamo di quelle più moderne invece ce ne sono altre che mi piacciono un sacco e aspettatevele qui sul canale da qualche parte, in giro, forse un giorno. Ora ve la faccio sentire e voi fatemi sapere nei commenti se suona almeno vicino a quello che è il sound dei Metallica.
avere due alternative economiche come queste, secondo me, è una gran bella cosa. Quindi, per me, in questo momento, Harley Benton Pro più 5 milioni ancora. Se andiamo avanti così, compro Harley Benton tutta. Io ringrazio i ragazzi di Harley Benton appunto perché me le hanno mandate consapevoli del mio amore per i Metallica. Voi fatemi sapere nei commenti perché vi piacciono, perché lo so che vi piacciono, dovete solo dirmi perché. E adesso vado a farmi male al braccio suonando i Metallica di James e poi vado a usare il wow 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 con la chitarra di wow 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 wow.